Guardate che crema. Lo vedete come scende? In bello morbido, morbidoso. Lo guarniamo in questa maniera. Guarda sto grasso, come si scioglie. Quando si fanno queste è perché godi. Con questa temperatura abbiamo bisogno di qualcosa di caldo, bello, sostanzioso, buono, però che ci sia un po' di verdura e un po' di ciccia. Oggi vi faccio un risotto. Oggi vi faccio un risotto da paura. Ingredienti: parmigiano reggiano, maggiorana, porro, aglio, riso carnaroli, burro, limone, carciofi e il lonzardo, che è un salume pazzesco, poco conosciuto ma veramente buono. Voi direte, ma che è sto lonzardo? Allora, lonz, quindi viene in mente la lonza, e infatti c'è la parte della lonza. Vedete qua sta codenna? Immaginate a me, guardate a me, così, sul groppone qua così, la parte di magro sta all'interno e poi lasciano tutto quanto il lardo della schiena con la cotenna. Lo mettono a stagionare per 40 giorni questo salume, vi faccio vedere che spettacolo che è. E voi direte, ma chi lo fa? Lo fanno i maestri della nostra norcineria italiana a Parma. Questo salumificio si chiama Squisito, fa i culatelli di Zibello, fa la spallacotta di San Secondo. Questa eccellenza è di proprietà dell'industria alimentare Greci, che dal 1923 sta a Parma e fa cose buonissime come industria alimentare. Lo stagiono per 40 giorni, lo mettono a insaporire con sale marino, spezie e erbe aromatiche, e questo è il risultato dopo 40 giorni. Immagina il prosciutto, e il prosciutto, se tu ti mangi solo il magro, che senti? Salato, ma se tu mangi il prosciutto insieme al grasso, che senti? Dolcezza e sapidità, quel mix che ti fa impazzire, che ti manda in estasi. Io vedo ad assaggiarlo. Guarda che bello, guarda che cotenna. È inutile che ve lo dico, che stiamo a parlare di cotenna e si parla di maiale, e lì a Parma, precisamente a Soragna, uno dei pochi comuni che possono fare anche il culatello di Zibello, fanno questo capolavoro, il lonzardo. Questo è un salume veramente poco conosciuto, ma fa proprio la differenza. E soprattutto gli amici ristoratori, chi ha alberghi, che hanno queste realtà per l'accoglienza, della ristorazione, vi consiglio di provarlo perché è pazzesco. Ho rifriato questo grasso perché sarà la base del nostro condimento, del nostro risotto. Guardate che colore che ha, non è bianco, è rosa. L'hanno usate e il profumo è di prosciutto. Cioè, presente appena scotenni un po' il prosciutto che lo cominci a aprire, senti quel profumo che ti sale sul naso. Ecco, quello è il profumo. Andiamo a tagliarlo. Eccolo qua, così, sottilissimo. Da paura, a passaggio. Lo so che tu, il grasso, mangiate sta roba, senti che roba, mamma mia è buono, vai via, mi immagino una pizza, una polenta, taglia un po' di fettine sottili che mi servono per il risotto, io lo faccio sottilissimo, guardate il grasso quanto è sottile, si vede il disegno del piatto, lo dovete percepire sopra la lingua, masticate il magro, il grasso si scioglierà da solo sulla vostra lingua, col colore della vostra lingua. Mo dobbiamo fare il fondo di questo risotto, quindi un po' di grasso del lonzardo, lo metto dentro un mixer, aglio, ce lo metto un po' di aglio, che sarà buono, gustoso, darà ancora più spinta a questo risotto. Quando l'anima la vedete che è verde, ok, la togliete, mezzo spicchio d'aglio, maggiorana, così dà freschezza, le erbe sono fantastiche, però vanno ben gestite. Poi per un risotto ci vuole una cipolla, uno scalogno, un porro, e quindi ci mettiamo anche il porro, un pezzetto di porro dentro, così. E poi mettete un goccio d'olio. Quando usate il mix, pure per fare un fondo, tante volte invece di fare il battuto a mano, lo volete fare col mix, l'importante è che mettete un grasso, che sia burro, che sia olio extravergine, ci deve stare un po' di grasso. Una crema deve uscire. E questo sarà il nostro fondo del nostro riso. Non potete capire il profumo. Guardate qua, è pazzesco. Un pezzetto di porro lo mettiamo qua, dentro l'acqua in ebollizione, facciamo un brodo. Mettiamo 2 rametti di maggiorana. Stiamo a pulire, stiamo a cavare il carciofo. A Roma si chiama capare il carciofo, mondare nel resto d'Italia. Ste foglie, voi dite, vabbè, che ci faccio? Le butto? No,
Il carciofo è lavato e le mettiamo qui nel brodo, così darà un gusto di carciofo a questo brodo. Lo fate andare per circa 15-20 minuti, si deve leggermente aromatizzare quest'acqua. Taglio il gambo, corto perché mi serve per fare altro. Lo pulisco, qui intorno vado, vedete? È un bel carciofone questo, incominciano a essere, diciamo, si avvicinano a livello di sembianze dei romaneschi, ma non sono ancora romaneschi. Con lo spilucchino curvo, questo è pazzesco per fare questo lavoro, pulite bene intorno il gambo, dal gambo scendete giù, così, vedete? Dovete allisciarlo, non sprecate il meno possibile. Sfoglio un altro pochino, è inutile che fate i tirchi avari, che sfogliate poche foglie, poi fate così, le grattate tutte quante, oh, che duro, ci sono le fibre, quindi è meglio che levate subito queste foglie, no? Taglio la cima, anche questa metto nel brodo, tagliate il carciofo a metà, c'è barbetta, avete la barbetta, la dovete togliere, ecco qua, tagliatela, toglietela perché questa qua è fastidiosa, capita. Tagliate sottili il carciofo, bello così, piano piano si sta fondendo il grasso dell'onsardo, un po' di sale e un po' di pepe, pulisco anche il gambo, questo è buonissimo, io ci vado pazzo dei gambi, quando li cucino alla romana vado a cercare i gambetti che sono buoni, a pezzettini lo mettiamo qua dentro, alla padella e adesso fate insaporire sto carciofo con il grasso, le erbette, l'aglio e tutto quanto noi ci abbiamo messo dentro. I carciofi non sono cotti del tutto, butto direttamente il riso con i carciofi, mescolate il riso con i carciofi e tostatelo in questo modo, così sfruttate il grasso che abbiamo messo all'interno per tostare il riso, quindi creiamo quella patinetta intorno al riso Carnaroli o un vialone nano, quello che vi piace più a voi. Facciamo sì che l'amido del riso lo lasci piano piano durante la cottura, così diventa cremoso e piace a noi, ma lentamente, non tutti insieme. Poi però devo sfumare, è la porta buona che si apre la bottiglia. E bollicine vanno bene per tutti i momenti, soprattutto i momenti dei festeggiamenti, l'allegria, l'estate, l'inverno. Sono 4 stagioni, dai. Oggi abbiamo un prosecco di Conegliano Valdobbiadene che è un extra dry che mi piace moltissimo, questo qua di Val dell'Ovo. Anno zero si chiama. Con i carciofi è sempre molto difficile fare abbinamenti e con la bollicina, diciamo la verità, risolviamo sempre un sacco di problemi. Tante volte mi capita, no, metti il vino con la che sa di tappo per fare la ricetta. Se ne è buono dentro al bicchiere, può essere buono dentro la pentola il vino. Pieno inverno qua, eh. Sta latti di vere. Vediamo un po' se l'abbinamento è giusto. Buono. Il riso assorbe tutto il grasso, vedete? Non rimane attaccato sulla pentola. Fumo. Cerco di portare tutto il riso sul fondo della pentola, della wok. Guardate l'acqua del brodo, il colore è diventata verde, no? Andiamo a bagnare il riso, a coprirlo proprio. Quando aggiungo per la prima volta il brodo, lo copro tutto il riso. Ma non di troppo, proprio pelo, cioè raso al riso. Vedete? Adesso, la prima cosa che dovete fare è mettere per la prima volta il sale. Date una mescolata e di tanto in tanto gli date una giratina. State lì, un bicchiere di vino, una fetta dell'onzardo e girate. Ci vediamo fra 10 minuti, ce ne vogliono 15-17 di cottura, però noi fra 10 minuti ci aggiungiamo qualche altra cosetta, no? Aggiungete di tanto in tanto il brodo senza esagerare. Volete risotto o riso bollito? Se volete risotto, piano piano va aggiunto, piano piano, non andate di fretta, tornate. Mangiate la pasta precotta allora se andate di fretta. Guardate che cremosità, perfetto, spengo il fuoco, assaggiamo. Al dente giusto, mettiamo 2 dadini proprio di burro, 1 e 2, parmigiano reggiano, guardate il colore di questo parmigiano, questo è un vacche rosse, guardate che bello che è, costerà di più, ma dà più sapore con meno quantità. 2 fogliolini di maggiorana fresche, una grattata di limone, di buccia di limone non trattata, appena, non esagerate. Mantecate, dovete sentire questo. Se sentite questo siete soddisfatti, se no dovete riprovare. Guardate che crema, chi è? Vai.
Mi sono schizzato pure sugli occhiali. È grave sta storia. Pensa agli schizzi a dove sono arrivati, per tutto. La grattata di pepe, che ci sta tutta. Assaggio. Guarda che crema. Ah, ma io ti devo ringraziare. Mi hai fatto ste mani pazzesche. Grazie, mammina mia, bella. Vedete come scende? Guarda come scende. Scendi, scendi, scendi. Bello morbido, morbidoso, piccolino, buono, 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 buono. Così, per non farlo sta a sentire solo, no, poverino? Abbiamo usato il lardo, la parte bianca solamente. Adesso lo guarniamo in questa maniera. Così. Guardate qua. Che piano piano col calore sto grassetto si scioglie. Poi mettiamo 2 foglioni di maggiorana così dove cascano, cascano. Guarda, guarda così. Che gli vuoi dire? Tu devi mangiare e basta. Che gli vuoi dire? Niente. Guarda che meraviglia, guarda sto grasso, come si scioglie. Fa tutt'uno con sto risotto. Mi sembra un bulldog. La salivazione sta scendendo. Devo allontanarmi dalla padella. Alla salute la nostra. E mi raccomando, iscrivetevi sul mio canale YouTube Chef Max Mariola, 600 ricette ci stanno, voglia a vedere, ci passate 3 anni là, la nostra. Io assaggio così, guardate, zac, che zozzo che so, Quando si fanno queste è perché godi, che bontà ragazzi, rifatelo pure voi.